Benvenuti a questo sesto appuntamento di questo corso, un corso che, devo dire, non finisce mai di stupirci, sia per il pubblico che è sempre numeroso, e questo ci fa molto piacere, sia per la ricchezza di spunti che la ricerca sulla musica in medicina continua a darci, e questo ogni volta ci sorprende. Oggi parleremo di riabilitazione per le malattie degenerative che colpiscono il cervello, specie nell'età avanzata. Demenza in primis, ma anche Parkinson, sclerosi multipla, ictus. Situazioni dove i farmaci hanno un ruolo spesso molto limitato. È come se la musica mediata da un professionista terapeuta o ascoltata riesca ad attivare dei circuiti cerebrali ancestrali, profondi, rimasti ancora intatti. E a darci un quadro comprensivo delle evidenze scientifiche, stasera abbiamo il professor Alfredo Raglio, che invito intanto al podio. Accogliamolo con un applauso. Ho già avuto modo di presentare il professor Raglio, che era intervenuto come testimone al secondo appuntamento. Per chi non fosse stato presente, dico solo un paio di cose. È un eccellente musicoterapeuta, e è un eccellente ricercatore, responsabile del laboratorio di musicoterapia presso gli istituti clinici Maugeri di Pavia. Allora, vi faccio vedere una slide. Questi sono, lo trovate sulle banche dati maggiori di medicina, gli studi randomizzati pubblicati sulla musicoterapia nel mondo. Vedete, gli Stati Uniti fanno da padrone, segue la Cina, l'Italia è al terzo posto, quindi è una posizione molto competitiva, ma anche la Svizzera, che ne ha di meno, ma rapportata relativamente alla dimensione del paese, è molto competitiva. Devo dire che questo ci ha fatto molto piacere. Ecco, di questi 77 studi pubblicati in Italia sulla musicoterapia, esattamente la metà sono suoi. Quindi questo basta per descrivere, insomma, lo spessore del nostro relatore di stasera. Alfredo, ti lascio la parola. Bene, grazie Enzo. Possesso del telecomando, buonasera a tutti. Allora, la relazione di stasera è una relazione abbastanza articolata, lo dico anche per spaventare un po' Enzo che poi farà partire il timer. Si articola in due parti. Nella prima parte parleremo di musica e musicoterapia applicata all'ambito delle demenze. Nella seconda parte parleremo di musica e musicoterapia applicata all'ambito neurologico, in particolare all'ambito della neuroriabilitazione. Parlare di musicoterapia e demenze, come accennava prima il professor Grossi, significa parlare di una situazione nella quale, attraverso la componente non verbale, attraverso la componente sonoro-musicale, andiamo a riattivare alcune funzioni, alcune aree che hanno a che fare con la comunicazione arcaica che ognuno di noi vive nelle prime fasi del suo sviluppo, ma che si mantiene, come le demenze appunto ci dimostrano, che si mantiene per tutto l'arco della nostra vita. Ecco perché la musicoterapia assume una particolare rilevanza anche in presenza di un decadimento cognitivo e quindi di una degenerazione delle funzioni superiori in particolare. Le basi psicologiche della musicoterapia ci dicono che il suono è un organizzatore e regolatore della comunicazione e delle emozioni, e questo lo sperimentiamo ogni qualvolta osserviamo la relazione madre-neonato. Ci dicono anche che l'interazione sonoro-musicale facilita il processo espressivo di organizzazione, modulazione, regolazione e coregolazione dei processi comunicativi. L'elemento sonoro-musicale va oltre e riflette attraverso i suoi parametri, come vedremo anche nei brevi esempi e nell'intervento successivo, riesce a riflettere quelle che sono le qualità dinamiche e cinetiche della nostra esperienza emotiva, un po'
una sorta di isomorfismo tra componente musicale e componente emotiva. La comunicazione non verbale sonoro-musicale quindi promuove e facilita momenti di incontro e di relazione empatica. Esempio di quello che abbiamo detto, no? Una signora con un deterioramento molto avanzato, una demenza frontotemporale di livello moderato verso il livello severo, attiva questa forma di comunicazione. Avete visto come in questo caso la componente ritmico-vocale facilita naturalmente questo contatto, anche in assenza di qualsiasi indicazione, di qualsiasi struttura predefinita. È una comunicazione che nasce spontaneamente come esempio all'interno di un setting musicoterapeutico. Infatti, nonostante il declino cognitivo generale, alcune funzioni legate alla musica, in particolare la competenza musicale, la percezione musicale, ma anche la memoria musicale, si mantengono anche nelle fasi più avanzate di malattia. Ce lo dice anche questo studio pubblicato su Brain. La musica familiare attiva il cingolato anteriore e la corteccia prefrontale mediale nei soggetti sani. C'è un rapporto importante tra queste aree menzionate e la memoria, ma la cosa interessante è che anche nella malattia di Alzheimer si è visto che la corteccia prefrontale mediale degenera più lentamente rispetto ad altre aree corticali, ad altre regioni cerebrali, e questo ci permette anche di capire perché, almeno in parte, perché la musica, soprattutto la musica conosciuta, i brani familiari, sono riconosciuti e riconoscibili anche nelle fasi più avanzate della malattia. Henry. Yeah. Henry. Yes, sir. I found your music. You want your music now? What's up to you? Okay, let's try your music, okay? And then you tell me if it's too loud. Henry, Yeah. Do you like the iPod? Do you like the music you're hearing? Yes. Tell me about your music. Well, I don't have one. I mean, Do you like music? yeah, I'm crazy about music. You play beautiful music, beautiful sound, Did beautiful. Did you play music when you were? Did you like music when you were young? Yes, yes. I went to big dances and things. What was your favorite music when you were young? Well, I guess, well, Cab Calloway was my number one band guy. I like. They did the holy, the holly, the hilly, the holy, the milly, the holly, the ah. What's your favorite Cab Calloway song? Oh, I'll be home there for Christmas. Oh, you can count and plan on me with plenty of snow, mistletoe, present wrapped around your tree. Ow! Give me the feeling of love, romance. Figure right now the world need to come into music, singing. You got beautiful music here. Beautiful, oh, lovely. And I feel the band of love, the dream. Lord came to me, made me holy. I'm a holy man. So he gave me this sound. I'll just say, I meet you. Let me see. Rosalie, won't you love me? Rosalie, won't you be sweet and kind? Avete visto come la musica abbia appunto un potere attivante a tutti i livelli, sia dal punto di vista cognitivo, addirittura una riorganizzazione anche parziale del linguaggio, sia a livello emotivo. Questa è solo un'esemplificazione naturalmente
della forza che può avere l'ascolto musicale, in particolare quello collegato alla biografia della persona, come anche le neuroscienze ormai ci hanno indicato attraverso studi molto significativi che vanno in questa direzione. Ma c'è una letteratura molto ampia che riguarda la musicoterapia e l'utilizzo della musica nelle demenze. Questa è una revisione abbastanza recente pubblicata sull'Lancet Neurology. Vengono indicati come fattori importanti l'effetto della musica e della musicoterapia sui disturbi psichici e comportamentali, migliorano in generale le funzioni cognitive, in particolare la memoria, le funzioni esecutive, l'attenzione, ma migliorano anche la comunicazione e relazione, che come vedremo sono due aspetti particolarmente connessi all'utilizzo della musica e della musicoterapia, soprattutto nella loro dimensione attiva. Migliora la qualità di vita, migliora il benessere della persona attraverso vari approcci con la musica, in particolare la musicoterapia attiva, quella che un po' abbiamo visto nel filmato con la signora supportata dalla musicoterapeuta accanto al pianoforte, ma anche l'ascolto musicale e il canto, che risulta essere particolarmente utilizzato e particolarmente efficace. Ma esiste anche una revisione Cochrane sull'utilizzo degli interventi basati sulla musica nell'ambito delle demenze, dove abbiamo la conferma di quanto abbiamo appena letto, cioè l'impatto degli interventi con la musica sulla componente psicocomportamentale, in modo particolare sui sintomi depressivi e in generale sui disturbi del comportamento, ma anche sul miglioramento emotivo, introduzione di un elemento, il benessere, e di una migliore qualità di vita e riduzione dell'ansia. Questi sono dati significativamente migliorabili attraverso l'utilizzo della musica e della musicoterapia. Questa è un'altra revisione della letteratura che riguarda l'impatto della musicoterapia sulle funzioni cognitive, dove si sottolinea appunto quanto abbiamo detto, e questi sono alcuni studi realizzati nella mia attività di ricerca. Questo è uno studio pubblicato su Alzheimer's Disease and Associated Disorders. Faccio una carrellata e poi vediamo che cosa hanno in comune questi studi. Questo è un lavoro pubblicato su Aging and Mental Health. Questa è una revisione della letteratura fatta con alcuni colleghi dell'Associazione Psicogeriatria Italiana, e questi sono alcuni studi pubblicati sul Journal of the American Geriatric Society, dove siamo andati a sperimentare l'impatto della musica, della musicoterapia in particolare, attiva in persone con demenza di livello moderato severo. Si tratta di studi randomizzati controllati con un campione abbastanza numeroso, soprattutto nell'ultimo studio abbiamo reclutato 120 pazienti. Realizzare uno studio con 120 pazienti in questo ambito è molto complesso per il numero di sedute, per la mole di lavoro, la selezione del campione e tutti gli aspetti metodologici che ne conseguono. Quello che abbiamo notato in tutti questi studi, e che costituisce un po' un denominatore comune, è appunto l'impatto della musicoterapia attiva sui BPSD, quindi sui disturbi psicocomportamentali, ma anche un miglioramento della comunicazione e della relazione che siamo andati a misurare attraverso strumenti che abbiamo creato proprio per valutare l'impatto relazionale dell'interazione sonoro-musicale dentro le sedute di musicoterapia. Quindi ci siamo occupati di valutare quello che accade dentro il setting musicoterapeutico e quello che accade al di fuori, con le ripercussioni che le sedute possono avere sui pazienti dal punto di vista clinico. Questo è un lavoro fatto con l'amico Enzo Grossi, in cui utilizzando reti neurali artificiali abbiamo individuato alcuni fattori predittivi di successo dell'intervento musicoterapeutico attivo, ma anche attraverso l'utilizzo di mappe semantiche abbiamo individuato una correlazione tra il miglioramento degli aspetti comunicativo-relazionali che sono propri delle sedute di musicoterapia, come abbiamo sentito precedentemente, correlazione con il miglioramento dei disturbi del comportamento. Quindi è evidente che pensando di migliorare l'aspetto comunicativo-relazionale, caratteristica peculiare delle sedute di musicoterapia, andiamo contestualmente anche
ad agire positivamente sui disturbi del comportamento, e questa correlazione è una correlazione che abbiamo dimostrato con queste tecniche innovative di elaborazione dei dati. Esiste poi una letteratura che prosegue negli anni, sino alla situazione più attuale. E concludo questa prima parte della relazione mostrandovi questa slide che riassume un intervento che ho chiamato Global Music Approach to Dementia, un intervento che vuole costituire un modello di utilizzo della musica e della musicoterapia nelle demenze basato sulla selezione dei principali interventi che la letteratura ha mostrato essere efficaci in questo contesto. Allora si è pensato di menzionare questi interventi e di farne una sorta di approccio globale in cui questi interventi vengono declinati in funzione del bisogno e degli obiettivi terapeutici che ci poniamo all'interno del lavoro condotto con i pazienti con demenza. Questi interventi sono la musicoterapia attiva a carattere relazionale, la musicoterapia attiva a carattere riabilitativo, cioè quella che va a stimolare le funzioni cognitive sostanzialmente, la musicoterapia attiva che coinvolge anche i familiari della persona con demenza, che ad un certo punto della malattia non riescono più a comunicare con la persona congiunta, proprio perché vengono meno alcuni presupposti, ad esempio l'utilizzo del linguaggio e quindi la comprensione anche di eventi e relazione. Abbiamo visto e sperimentato che l'ingresso del familiare all'interno del setting musicoterapeutico può facilitare la comunicazione con il paziente attraverso la mediazione del musicoterapeuta. Ci sono alcuni studi che vanno in questa direzione, alcuni dei quali condotti anche all'interno della mia attività. L'altro intervento che è menzionato all'interno di questo modello è l'intervento di ascolto musicale individualizzato, una serie di attività con la musica, quelle che possono corrispondere a un'attività di animazione musicale, di laboratorio musicale, il caregiver singing, che è una tecnica che viene utilizzata per approcciare il paziente dal punto di vista del canto, quindi di fronte ad alcune situazioni di accudimento medico o di assistenza che sono particolarmente difficili, particolarmente problematiche con la persona con demenza, soprattutto in presenza di disturbi del comportamento, si è visto che l'approccio attraverso il canto migliora molto questa condizione, distende maggiormente il paziente e rende più approcciabile il paziente stesso. E infine la background music, cioè il miglioramento dell'ambiente, che ha un'incidenza importante anche sul comportamento dei pazienti, attraverso la scelta oculata di musica. Quindi questi interventi vengono fatti e realizzati in funzione di obiettivi e necessità terapeutiche dopo aver valutato il paziente e possono costituire un importante approccio che intensifica l'intervento prettamente musicoterapeutico, esponendo maggiormente il paziente agli stimoli musicali e quindi aumentando potenzialmente l'efficacia dell'intervento stesso. Giriamo pagina. Arriviamo all'utilizzo della musica e della musicoterapia in ambito neurologico e neuroriabilitativo. Perché si utilizza la musica in questo contesto? Certamente perché è stato documentato che la musica è un importante stimolo multimodale che ha un'azione estesa sul nostro cervello, favorendo aspetti di plasticità e di connettività che vengono meno con il presentarsi di alcune patologie neurologiche. In particolare la componente ritmica attiva le aree motorie e premotorie, le aree motorie supplementari, i gangli della base, il cervelletto, cioè tutte quelle parti che sono coinvolte nel nostro movimento, facilitando la sincronizzazione, la regolazione e la modulazione del movimento. La musica stimola le funzioni cognitive, anche questo è un dato molto importante nelle patologie neurologiche, migliora i sintomi psicocomportamentali, come abbiamo detto, che spesso sono associati alle patologie neurologiche, ma anche attiva processi di comunicazione e di relazione, favorendo l'incremento della motivazione e del coinvolgimento
emotivo, è anche un ingrediente particolarmente attivante per la piacevolezza che crea nel setting riabilitativo. Quali sono gli interventi con la musica in ambito neurologico? Ci sono alcuni approcci che afferiscono alle tecniche della Neurologic Music Therapy, che è una branca della musicoterapia che si occupa specificamente della componente riabilitativa nel contesto neurologico e neuroriabilitativo motorio. Ci sono approcci attivi che non appartengono a queste tecniche, ma che costituiscono un valido supporto all'interno dell'applicazione della musica nel contesto neurologico. Ci sono tecniche dette di sonification, che vedremo più avanti come vengono utilizzate, e infine si utilizza anche l'ascolto musicale, soprattutto con un'azione efficace su quelli che sono i sintomi non motori, cioè tutta la componente psicologica che accompagna la malattia neurologica. La Neurologic Music Therapy è appunto un insieme di tecniche codificate e standardizzate volte a migliorare la componente cognitiva, sensoriale e motoria nelle malattie neurologiche. Nasce all'interno dell'Università del Colorado, viene introdotta da Michael Taut, che è tuttora il principale esponente di questa branca della musicoterapia, e trova applicazione in diverse tecniche. Le più importanti, le menzioniamo solamente, sono la Rhythmic Auditory Stimulation, che si utilizza per la riabilitazione del cammino, la Partner Sensory Enhancement, che viene utilizzata per la riabilitazione dei movimenti non intrinsecamente ritmici, la TIMP, che è la Therapeutic Instrumental Music Performance, che implica l'utilizzo dello strumento da parte del paziente condiviso con il musicoterapeuta. Un'altra tecnica molto conosciuta è la Melodic Intonation Therapy, MIT, che viene utilizzata nella riabilitazione del linguaggio in pazienti afasici. I principali meccanismi che stanno alla base della riabilitazione neuromotoria tratti dalla Neurologic Music Therapy sono quelli che stiamo vedendo in questa slide, cioè il principio dell'entrainment, l'abilità del nostro sistema motorio di sincronizzarsi con uno stimolo uditivo esterno, anche senza un impegno cognitivo, è qualcosa che facciamo istintivamente. Un altro principio è il priming, cioè la capacità dello stimolo esterno di ingaggiare i neuroni motori a livello di midollo spinale con una conseguente attivazione dei partner motori. Il cueing, cioè l'adattamento del movimento al ritmo, sincronizzazione, ma anche più in generale ad altri parametri del suono. Lo vedremo poi nei filmati esemplificativi nell'intervento successivo. E infine lo stepwise limit cycle entrainment, cioè un iniziale allineamento del movimento al ritmo e una graduale modulazione della frequenza, fluidità dello stimolo. Quindi si crea un progress attraverso la variazione dell'elemento sonoro che inizialmente ingaggia, stimola e poi induce la persona a modificare e a cambiare il movimento nella direzione desiderata. Questo accade perché il nostro sistema uditivo ha un tempo di reazione più breve agli stimoli rispetto ad altri sistemi, per esempio il nostro sistema visivo e il nostro sistema tattile, e anche il nostro sistema uditivo ha una tendenza a percepire gli schemi di periodicità e struttura che sono peraltro tipici dell'andamento musicale. Quindi abbiamo una tendenza a cogliere questi schemi, a percepirli con più facilità e anche con maggiore rapidità. Il ritmo influenza il nostro sistema motorio attraverso appunto la sincronizzazione e adattamento del movimento allo stimolo uditivo, facilita la sincronizzazione, la coordinazione e la regolazione dei movimenti, e sappiamo quanto questo naturalmente sia importante, quanto deficitario nelle patologie neurologiche che implicano un danno del movimento, e crea una percezione interna che continua ad esistere anche in assenza dello stimolo. Questo è un po' il tema su cui si sta lavorando e studiando particolarmente per capire quanto rimane traccia dello stimolo musicale anche in assenza dello stimolo stesso, perché questo naturalmente
aumenterebbe e aumenta molto l'importanza dello stimolo anche in assenza dello stimolo stesso. Try it again. I'm Peter. I'm Peter. I'm Peter. How are you? How are you? Hello, I'm Peter. How are you? I am good. Thank you. How are you? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Yeah, almost here, you know. But that's okay. Ecco, questo è un esempio omnicomprensivo che forse dà qualche idea più precisa di quello che accade. Sono immagini relative all'approccio Neurologic Music Therapy. Ma appunto esistono anche altre forme di intervento, di musicoterapia attiva, l'interazione attraverso l'utilizzo di strumenti che ha delle implicazioni sia di natura motoria che di natura relazionale, con un focus specifico sulla problematica neurologica. Esiste anche la possibilità di associare musica a movimento, e questo accade in alcune forme di danza e ballo che sono sempre più utilizzate. Si pensi al tango, che ultimamente è molto menzionato negli studi che hanno a che fare con la riabilitazione, in particolare con la riabilitazione
della malattia di Parkinson, ma anche musica preregistrata a supporto del movimento, ma di questo vedremo molti esempi anche nella relazione successiva. Menzionavo prima l'intervento basato sulla sonification. Che cos'è la sonification? In ambito neuroriabilitativo la sonification può essere definita come una rappresentazione sonora in tempo reale del movimento. Il suono e i suoi parametri infatti possono descrivere il movimento. La sonification può migliorare la riacquisizione degli schemi motori, anche gli aspetti propriocettivi, attraverso il feedback audiomotorio. Il paziente viene facilitato dal suono nell'esecuzione e nella modulazione del movimento in rapporto alla percezione dell'andamento musicale. Quindi la sonification rende il processo riabilitativo più stimolante sia da un punto di vista emozionale che dal punto di vista prettamente riabilitativo. Vediamo adesso due brevi frammenti di sonification. Sonic Hand è uno studio che ha riguardato la riabilitazione dell'arto superiore, in particolare della mano, in pazienti post-stroke, in fase post-acuta. Quello che vedete appoggiato sulla superficie del tavolo è il sensore che mappa il movimento e attraverso la rilevazione del movimento è associato a suoni corrispondenti al movimento della mano, e quindi il paziente, compiendo l'atto riabilitativo dal punto di vista motorio, aziona anche una serie di suoni. Questi suoni danno questo feedback e in funzione di come viene percepito il suono il paziente percepisce la qualità e la tipologia di lavoro che deve fare per migliorare il proprio movimento. Naturalmente si tratta di stimoli molto semplici, di parametri selezionati affinché la persona sottoposta a questo tipo di intervento non si distragga e riesca ad utilizzare a pieno il potenziale del suono senza essere distratto dalla componente musicale. Qui l'obiettivo è la riabilitazione neuromotoria, quindi tanto più lo stimolo è pertinente e semplificato, tanto più la riabilitazione è efficace. Questo è un altro progetto che si chiama Sonic Walk, riabilitazione degli arti, riabilitazione del cammino, quindi arti inferiori. Dopo Sonic Walk abbiamo fatto questo altro studio. Anche qui altra tipologia di sensore, altra modalità di rilevare il movimento, ma il concetto è sempre quello che vi ho introdotto. La letteratura ci parla di importanti risultati nell'ambito del miglioramento delle funzioni motorie, sia negli arti inferiori che negli arti superiori, miglioramento delle funzioni cognitive. In questo caso naturalmente le funzioni cognitive rispetto alla demenza sono molto più in gioco e sono molto più soggette a potenziali miglioramenti e cambiamenti, poiché ovviamente la demenza è una malattia degenerativa mentre lo stroke no, e quindi c'è un significato anche più importante dal punto di vista riabilitativo legato a questo tipo di lavoro, miglioramento delle condizioni psicologiche che spesso purtroppo accompagnano queste malattie e differenti approcci musicali come abbiamo visto e come abbiamo detto. Esiste una revisione Cochrane anche sugli interventi con la musica nel danno cerebrale acquisito, dove vedete che i risultati migliori li abbiamo proprio sul cammino e sugli arti superiori, ma anche nella comunicazione e sulla qualità di vita in pazienti colpiti da stroke. Questa è altra letteratura. La letteratura scientifica ci parla anche di altre patologie neurologiche oltre allo stroke, per esempio il Parkinson.
per il quale si rileva un miglioramento della performance motoria, in particolare dell'equilibrio, tutti i parametri del cammino, ma anche nella motricità fine. Abbiamo la possibilità di sviluppare anche la motricità fine attraverso l'utilizzo degli strumenti, proprio attraverso tecniche attive, miglioramento delle funzioni cognitive, miglioramento della qualità di vita. Il discorso della musicoterapia si estende anche ad altre patologie neurologiche, per esempio anche all'epilessia. Sono sempre più frequenti gli studi che documentano come l'ascolto musicale, in particolare il riferimento è a Mozart, ma qui non dobbiamo entrare nel loop dell'effetto Mozart, in quanto è più interessante capire quale tipologia di musica produce quale effetto. Quindi è chiaro che non dobbiamo isolare la musica di Mozart, ma dobbiamo piuttosto concentrarci su quelle che sono le caratteristiche di questa musica per capire che cosa può aiutare la riduzione delle crisi epilettiche. Si è notata questa riduzione soprattutto nelle crisi farmacoresistenti. Non ci sono al momento spiegazioni totalmente convincenti del perché accade questo, però si è aperto anche questo fronte di studio e di ricerca. E anche qui la letteratura, sia sul Parkinson che sull'epilessia, ma anche sulla sclerosi multipla, dove si lavora sia sulla componente del movimento che sulla componente psicologica, gli studi abbondano, così come anche nei disordini della coscienza esiste una letteratura piuttosto significativa e importante che appunto documenta come la musica possa essere un importante stimolo. Nel mio laboratorio di ricerca in particolare ci si occupa soprattutto di patologie neurologiche e di neuroriabilitazione. Questi sono alcuni studi che abbiamo realizzato. Questo è uno studio che riguarda l'utilizzo della musicoterapia attiva nell'ambito appunto dei disordini della coscienza, dove abbiamo osservato interessanti risposte dal punto di vista fisiologico, in questo caso in particolare sulla diminuzione della pressione diastolica e sistolica, ma anche un'attivazione dal punto di vista comportamentale, soprattutto negli stati evidentemente di minima coscienza, quindi più responsivi. Questo è un lavoro che abbiamo realizzato nell'ambito della sclerosi laterale amiotrofica. È il primo studio randomizzato controllato che si realizza in questo ambito neurologico, dove abbiamo ottenuto interessanti risultati soprattutto sugli outcome di tipo psicologico, in particolare sulla qualità di vita. Questo è uno studio dove abbiamo lavorato con pazienti in fase post-acuta, pazienti con stroke in fase post-acuta, e abbiamo trovato un'efficacia della musicoterapia su alcuni sintomi psicologici, in particolare l'ansia e la depressione, ma anche a livello motorio abbiamo avuto un miglioramento della forza nell'arto non dominante. Questi sono studi che abbiamo realizzato nell'ambito della sonification. Questo è il protocollo di validazione della sonification applicata alla riabilitazione della mano, quello di cui vi ho mostrato prima le immagini. Questo è lo studio che riguarda i dati ottenuti nella riabilitazione dell'arto superiore, con una particolare rilevanza nei dati prodotti dall'utilizzo della Fugl-Meyer, che riguarda gli arti superiori, che erano la prima misura di outcome, ma anche della mano e del polso, le sottoscale che riguardano in particolare il miglioramento della mano e del polso. È migliorata anche la destrezza manuale, sia nell'arto leso che in quello sano. È diminuita anche la percezione del dolore significativamente. Spesso la riabilitazione ha anche una componente di dolore importante, e nel gruppo sottoposto a sonification tutti questi parametri sono migliorati significativamente rispetto al gruppo di controllo sottoposto a riabilitazione tradizionale. Sonic Walk è il progetto attualmente in corso, vi dicevo, quello che riguarda gli arti inferiori. Se qualcuno di voi fosse interessato a conoscerne i dettagli, è registrato sul sito clinicaltrials.gov, dove può trovare tutti i dettagli di questo tipo di lavoro. Ho concluso, credo di essere rimasto sono quasi in anticipo. Grazie.
Grazie Alfredo. Un'ottima relazione che ci ha aperto un mondo, direi, no? Perché ci siamo resi conto che con la musicoterapia non abbiamo a che fare con chiacchiere, abbiamo a che fare con fatti concreti, con studi clinici solidi e una base di evidenza molto, molto importante. Ora abbiamo il piacere di avere il dottor Daniele Molteni come testimonial che compendierà questo racconto. Daniele Molteni si è diplomato al corso quadriennale di musicoterapia presso il Centro di Educazione Permanente Pro Civitate Cristiana di Assisi e si è specializzato al master universitario presso l'Università degli Studi di Pavia e al corso di perfezionamento in musica e musicoterapia in neurologia presso l'Università degli Studi di Ferrara. Ha una doppia laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione Musicale presso l'Università degli Studi di Milano e una laurea in Musica Elettronica e Tecnologie del Suono presso il Conservatorio di Musica Verdi di Como. Quindi un altro esponente veramente molto, molto preparato e agguerrito, direi, che ci accompagnerà in questa ulteriore esperienza di messa in pratica di queste tecniche. A te. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Sì, quello che cercherò di fare è dare qualche esempio tratto dalla pratica clinica quotidiana di un po' quello che si è già visto in questa presentazione precedente, cioè di quali sono gli aspetti interessanti e efficaci che può avere la musica applicata all'ambito sia neuroriabilitativo che anche applicato all'ambito delle demenze. Allora, abbiamo già visto come questa Neurologic Music Therapy sia un po' una organizzazione di alcune tecniche che vedono la musica al centro degli interventi riabilitativi e in particolare i meccanismi che vanno a guidare l'intervento con la musica sempre in questo setting. Li riepilogo velocemente. Lentamente abbiamo visto come sia la capacità che abbiamo come sistema audiomotorio di allinearci a uno stimolo esterno. Uno stimolo che, lo ribadirò più volte, avrà una forte componente ritmica. Il ritmo è un organizzatore e tra tutti gli aspetti della musica è quello che primariamente impatta sulla capacità riabilitativa. Il priming è quella possibilità che ha il nostro sistema di interiorizzare uno stimolo ancora prima di eseguire il movimento e poi vedremo degli esempi per ognuno di questi meccanismi. Il cueing è la fase di esposizione vera e propria, quindi com'è questo stimolo a cui esponiamo la persona. E lo slice è la possibilità che abbiamo di modulare la frequenza, ad esempio se pensiamo alla frequenza del cammino, nell'ottica di renderla più funzionale. Ok, un esempio tipico che penso accomuni un po' tutti, cioè la nostra capacità di battere il piede o le mani nel caso della marcia di Radetzky. Quello che è interessante è che questo tipo di funzionamento è appunto istintivo e quindi funziona anche nelle situazioni in cui ci sono dei disordini del movimento e questo ha un impatto sulla riabilitazione perché ci permette di bypassare quei sistemi che non stanno più funzionando bene e di rendere quindi più organizzato il movimento. Qui lo stimolo è uno stimolo chiaramente musicale, quello che si vedrà anche negli altri esempi è che il semplice uso del metronomo è già sufficiente. Quello che si può fare è arricchirlo sempre in un'ottica funzionale, quindi usare le caratteristiche dello stimolo musicale nell'ottica di di incidere sulle possibilità diciamo di riabilitazione motoria.
Ecco, un'altra cosa importante è di non pensare all'entrainment o comunque alla sincronizzazione che abbiamo col beat come un semplice aspetto temporale, perché nell'organizzazione complessiva del movimento quello che si va a fare è anche un'organizzazione dello spazio e del parametro quindi spaziale, ma anche del parametro della forza. Questo è molto importante sul setting riabilitativo. Un altro meccanismo è quello del cueing, appunto, e andiamo a vedere anche qua due tipi di stimoli diversi, appunto uno semplice, un metronomo, e uno invece un po' più complesso che va a sfruttare una peculiarità della musica che è quella della forma, della fase musicale, che è in questo caso una forma semplice, prevedibile, interiorizzabile e funzionale. Ok, sul priming ho portato alcuni esempi, qui siamo nell'ambito riabilitazione della malattia di Parkinson, vediamo una prima parte in cui il paziente cammina, c'è un'esposizione al semplice metronomo, il percorso di questa persona è già, diciamo, dal punto di vista di quello che si fa normalmente con la riabilitazione di questo tipo di problematica, quello su cui abbiamo lavorato, ci sono diversi video successivi, è anche la stabilità, la regolarità del cammino e il contrasto a quelli che sono dei problemi di equilibrio dovuti all'alta cadenza con cui lui aveva la tendenza a camminare. Allora, qui abbiamo appunto un cammino con metronomo. C'è già una sincronizzazione, anche se non è diciamo, costante e regolare. Quello che si vede è che invece esponendo prima lo stimolo di attivare il movimento, quello che si vede appunto è che il movimento inizia già con una certa regolarità. Per riprendere un po' il discorso delle tecniche, qui abbiamo un esempio della Rhythmic Auditory Stimulation, appunto sempre applicata alla riabilitazione del cammino, sempre nell'ambito Parkinson. Qui ho usato uno stimolo musicale dal vivo, prendendo la cadenza base della persona, sempre usando il metronomo. C'è prima diciamo, una parte in cui la persona cammina senza lo stimolo e poi con l'aggiunta invece della RAS. Quello che succede è abbastanza importante, nel senso che si vede come la prima soglia sia un po' diciamo, superata in un modo impacciato, invece gli ostacoli presenti nel corridoio del reparto poi sono evitati in un modo un po' più funzionale rispetto a una camminata, se vogliamo così dire, non patologica. Questo è sempre il paziente a cui mi riferivo prima e riprendo il discorso sia delle tecniche ma anche dei meccanismi, vedendo come si riesca ad adeguare la cadenza del passo in modo funzionale, in questo caso diminuendola per evitare il rischio di cadute che aveva questo signore sbilanciandosi in avanti e anche la difficoltà di cambi di direzione.
qui siamo a circa 104 come velocità. E quello che vediamo adesso invece è uno stimolo che ha già visto una riduzione del BPM, è uno stimolo musicale preregistrato che ha però delle caratteristiche che, come vedete, sono funzionali a quello che è il compito motorio. Cambiamento interessante, soprattutto perché avviene in modo abbastanza veloce rispetto appunto all'esposizione, quindi si riesce in modo veloce ad avere una modulazione della frequenza del passo. Sempre in ambito Rust, qui vediamo come si riesca a contrastare un fenomeno tipico che è quello del freezing dovuto appunto al passaggio o di una soglia o al levitamento di un ostacolo. Qui si perde il sync con il beat, però viene riacquisito subito e chiaramente non c'è però il blocco totale del movimento, quindi anche se pensiamo qui è un esempio di pochi minuti, però se pensiamo a una prospettiva di training diciamo più frequente e lungo nel tempo, sicuramente può essere una tecnica che aiuta e anche può essere interiorizzata. Cito anch'io questo studio che mi ha visto coinvolto e diciamo convergono sia una tecnica che abbiamo già nominato, appunto la PSE, sia il concetto di sonification. L'ambito è quello della riabilitazione dell'arto superiore post-stroke e quello che mi interessava far vedere era come per ribadire ancora come alcune caratteristiche strutturali, formali se vogliamo così dire, della musica possano essere usate in modo funzionale per descrivere, in questo caso, connotare, supportare e modulare un gesto. La PSE è simile alla RAS come concetto, come meccanismo di funzionamento, ma si rivolge a movimenti non strettamente ritmici, quindi si può scomporre il gesto in movimenti che sono diciamo non per forza ritmici come tipicamente è quello della camminata, ad esempio. Della sonification abbiamo già detto, è quella capacità appunto simile alla visualizzazione di dati. Noi lo facciamo nell'ambito sonoro e in questo caso chiaramente ci riferiamo a dati derivati dalla lettura di parametri cinetici motori. Questo è il sensore, fa una mappatura vettoriale della mano e restituendo una serie di parametri noi siamo in grado di, con un'applicazione creata ad hoc, di diciamo, far suonare il gesto. La cosa interessante è lo stretto legame che c'è tra gesto e suono. Può essere paragonato per chi suona uno strumento esattamente a quello che succede con uno strumento vero e proprio. Quindi si ha proprio l'idea che il gesto sia il modulatore di quello che poi sento a livello di feedback uditivo. Questo è un cosiddetto paziente zero, però è già interessante quello che succede, soprattutto perché non dando istruzioni abbiamo visto come sia già funzionale il tipo di stimolo che, come è già stato detto, è uno stimolo molto semplice, è un arpeggio ascendente-discendente che segue quindi l'andamento del gesto, e questo serve anche, si vede in un dettaglio in cui la progressione non aumenta, per contrastare
il senso di fatica che in questo caso aveva ridotto il cosiddetto range of motion, quindi l'escursione, l'estensione del gesto. Essendo un gesto antigravità, questo è tipico, e questo dà un po' l'idea di come il semplice appunto suono possa essere anche utilizzato in senso migliorativo dell'aspetto prettamente motorio. Qui rimane sulla stessa accordo poi. Sempre lo stesso paziente, qui siamo in un altro ambito e la caratteristica non è più quella del pitch come nel caso quindi dell'altezza delle note per seguire un gesto ascendente e discendente, ma è diciamo una connotazione relativa al concetto di, se vogliamo, chiuso e aperto. La descrizione che c'è sulla destra non è riferita al video chiaramente, però l'ho voluta inserire perché ce l'hai ancora? Ok, perché mi sembrava interessante sottolineare il fatto che siano le caratteristiche musicali ad essere associate alle caratteristiche di movimento. La finalità è quella di rendere il gesto più funzionale. Pensiamo alle attività di vita quotidiana, le cosiddette ADL, quindi la direzione dei percorsi riabilitativi è quella. Faccio il percorso inverso del professor Raglio, quindi dalla neurologia dalla neuroriabilitazione alle demenze, e quello che è interessante anche qui vedere è la capacità della musica che ha di sfruttare le risorse residue anche nelle fasi avanzate di malattia, in cui il focus è chiaramente quello comunicativo relazionale. Vediamo un esempio di dialogo. Qui siamo in una situazione diciamo più legata al coinvolgimento, al piacere e al benessere, ma ho inserito questo video perché capita spesso di utilizzare le preferenze, diciamo così, musicali, non tanto nell'ottica dell'ascolto musicale individualizzato, che è cosa più diciamo dettagliata, però come elemento, come chiave di accesso e a volte come chiave risolutiva per alcuni momenti in cui abbiamo da contrastare un disturbo comportamentale. Richiamando un po' tutto quello che si diceva anche prima sulle capacità della musica di essere anche un elemento di coinvolgimento e di relazione. Questo è un esempio interessante perché fa un po' da ponte tra i due ambiti e richiama un po' l'idea di come possiamo usare la struttura musicale un po' nella direzione delle funzioni esecutive, ma qui più che altro anche nel riaggancio della relazione. Quindi si vede una prima parte con una produzione più autoriferita e poi la melodia rispetto anche al suo andamento riesce a riagganciare la persona.
Ok, termino con questi 2 esempi in cui anche in una fase avanzata di malattia come questa che vediamo è possibile un coinvolgimento, un dialogo e sostenere quella che possiamo dire una comunicazione. Ultimo video, si passa da una fase, diciamo, di non so come dire, assenza a un'attivazione e una presenza. Grazie. Bene, grazie dottor Molteni. Credo che fosse il drammaturgo Henrik Ibsen, si è detto per primo, vale più un'immagine che 1000 parole. Noi abbiamo visto molte immagini in movimento oltretutto e questo credo ci abbia aiutato a capire meglio il potenziale della musicoterapia e ci siamo fatti un'idea più formata di che cos'è la musicoterapia. Dunque, scusate, siamo adesso all'intermezzo musicale, quindi Mario Strinati ci dirà 2 parole su che cosa andranno ad eseguire i nostri amici del conservatorio. Prego. Buonasera a tutti, io mi chiamo Mario Strinati, sono nato in provincia di Ravenna e adesso vivo qui perché frequento appunto il Master of Performance al Conservatorio della Svizzera Italiana e proprio in uno di questi corsi, quello di ER Performance, che è il corso che ci fa avvicinare appunto alla musica con ausilio di elettronica, abbiamo preparato questo brano della compositrice americana Eve Beglarian, una compositrice nata nel 1958 e il brano si intitola Until It Blazes del 2001. È un brano che, come gran parte della produzione di questa compositrice, fa parte della corrente del minimalismo e quindi si basa sulla ripetizione quasi ossessiva di frammenti, cellule melodico e ritmiche. In questo caso, come dire, con l'ausilio della componente elettronica, appunto, per mettere in risalto proprio questa componente di ripetizione. Il mio suono della chitarra verrà amplificato da un microfono e processato da un computer che tramite l'utilizzo di un delay ripeterà appunto in maniera digitale questi frammenti che io suonerò. L'idea alla base del brano è proprio questa, cioè parte tutto da una singola nota e ci sono questi frammenti di melodie che mano a mano nascono l'uno dall'altro e vengono ripetuti
Diciamo, quindi il brano in realtà non è lineare come siamo abituati di solito, è un brano che è molto statico, quindi il cui obiettivo è quello di creare queste sonorità ferme che hanno appunto dei picchi dinamici e timbrici, però insomma, come dire, un brano molto statico, ecco. Quindi buon ascolto, Until It Blazes.
Grazie Mario Strinate, il nostro valido sempre Danilo Gervasoni, che ormai sta diventando una star di questo corso, sempre ci accompagna con le sue basi elettroniche. Bene, adesso siamo arrivati alla discussione, quindi chiamerei qui con me i due speaker, Alfredo Raglio e Daniele Molteni, e ho il piacere di invitare il discussant di questa sera, il professor Luca Gabutti, che è primario di medicina interna all'ospedale regionale di Bellinzona e dal 2017 professore ordinario presso la facoltà di scienze biomediche dell'USI, nonché vicepreside. Ha studiato medicina presso l'Università di Losanna, si è perfezionato all'Università di Berna, conseguendo 2 specializzazioni, medicina interna e nefrologia. Ho notato che una cosa molto interessante fa parte di questo comitato di Smarter Medicine Choosing Wisely Switzerland, cioè la scelta saggia, un capitolo di un movimento di pensiero internazionale il cui motto è fare di più non significa fare meglio, quindi un uso oculato delle risorse terapeutiche per non eccedere e fare invece le cose veramente che servono, e sta contribuendo alla promozione della qualità e dell'adeguatezza delle cure, facendo parte del gruppo di lavoro dell'Accademia Svizzera per la qualità di medicina. Benvenuto, professor Gabutti. A lei la parola, come discassa. È libero di intervenire come meglio preferisce. Grazie mille. La prima cosa è che è stato molto commovente veder riemergere la persona dietro all'handicap, dietro alle conseguenze della malattia. E questo mi ha fatto pensare, mentre vi ascoltavo prima, non per introdurre un tono religioso in tutto questo, però il nostro vescovo della nostra diocesi ha un motto, ed è non disturbare la musica, lasciando presupporre che la musica è nelle cose e che con quello che facciamo a volte impediamo che si manifesti. E lì, vedere quello che fate con i vostri pazienti mi ha veramente impressionato. E magari per rilanciare la parola a voi ho un paio di domande. Inizio con una cosa semplice, perché c'è da una parte il ritmo, hai insistito molto sul ritmo, soprattutto con la tua parte, e dall'altro proprio il ruolo della musica anche come insieme di suoni. E lì da un lato vedo bene l'intervento che fate, c'è un modello, c'è qualcosa che proponete al paziente con un chiaro obiettivo. Poi come continua questo nella sua vita? Avete qualche suggerimento per le persone normali che sono poi confrontate con le difficoltà della vita di tutti i giorni, su come continuare questa esperienza che voi proponete a casa, in quello che fanno con i loro cari, in quello che cercano di promuovere? Non so in realtà chi dei due farà la domanda. Provo ad accennare una risposta. Il primo dato è che quello che si fa normalmente purtroppo si fa quasi esclusivamente sul piano istituzionale, e quindi dentro alcune strutture, quando ormai le persone ricoverate tendono a rimanere per l'evoluzione o l'involuzione, che dir si voglia, della malattia. Quindi in realtà nell'esperienza, almeno nel nostro paese in generale, quindi l'Italia,
in generale la musicoterapia si rivolge a situazioni molto avanzate di malattia e questo aspetto della continuità quindi è rivolto soprattutto all'interno dell'istituzione per dare continuità all'intervento, nonostante naturalmente sarebbe al contrario meglio che tutto questo iniziasse molto prima e che ci fosse una sensibilità, una sensibilizzazione all'utilizzo della musica anche in fasi iniziali di malattia, quando anche i caregivers a vario livello possono essere coinvolti. Devo dire che da questo punto di vista sono in atto programmi che vanno un po' in questa direzione. Io accennavo prima al modello, al Global Music Approach to Dementia, che concettualmente va un po' nella direzione di coinvolgere la persona musicalmente a più livelli e attraverso più figure che possono dare appunto questa continuità e creare un fil rouge tra l'intervento specialistico e quello che si può fare con la musica in termini più generali. Quindi speriamo che presto si tocchino anche le aree di prevenzione o comunque di inizio malattia, proprio per creare una continuità di intervento anche esternamente al setting musicoterapeutico. Credo che ci siano tanti livelli possibili di utilizzo della musica, tutti sono interessanti e tutti contribuiscono a modo loro a aumentare la qualità di vita e la qualità delle cure. Insomma, questa è. Daniele, cosa da aggiungere? Così, ok. Quello che mi veniva in mente invece è una doppia risposta, ambito demenze e ambito invece riabilitazione, un po' pragmatica se vogliamo. L'ambito riabilitazione ha tutta una serie di interventi che vengono definiti home-based, quindi dove si può portare avanti il training che si fa in fase di ricovero o comunque anche a casa, per intensificarlo, perché more is better, come dicono gli americani, nella fase della riabilitazione. Mi viene in mente un esempio: il Parkinson ad esempio ha tutta una serie di meccanismi che possono essere interiorizzati, quindi imparare come ci si sblocca da un freezing può essere una cosa che si impara, una strategia. Una volta capito il meccanismo, il metronomo eccetera, si può anche interiorizzare una melodia. Sono strumenti molto semplici che a volte sono già efficaci. Ambito demenze invece c'è tutto quel discorso chiaramente dell'approccio globale e anche diciamo magari un intervento che si può fare a livello, mi viene da dire, formativo, sia con gli operatori che si occupano della persona, ma soprattutto anche con i familiari che riescono a dialogare, imparano a dialogare in un modo alternativo, perché spesso poi le parole diventano inefficaci. Geniale, grazie mille. Ma ritorno a quello che hai detto prima, abbiamo visto adesso ritmo e musica, cioè intuitivamente lavorando con i medicamenti posso immaginare che ci sono certe cose che aiutano e altre che disturbano, sempre intuitivamente. E dov'è quel confine lì? Nel senso che mi sembra comunque abbastanza fragile di base e se da un lato facilmente percepisco alcuni suoni come qualcosa che mi trascina nel movimento, anche nel canto, ce ne sono sicuramente alcuni che mi frenano. E lì ho due domande. La prima è se avete anche investigato l'aspetto inibente o rispettivamente nocivo dei suoni, da una parte, e dall'altra se dal punto di vista dell'ambiente abbiamo una responsabilità in questo senso. Anche io penso adesso all'ospedale, alle persone che sono ricoverate, che spesso fanno più esperienza di rumore che di musica, e che ruolo ha tutto questo anche nel processo riabilitativo, se cercate anche di proteggere questi pazienti dal rumore, dal noise. Sì. Sono tante domande, si sta un po' entrando nel vivo di alcune questioni. Rispetto a quali suoni, per chi e in che modo, quello che aiuta in questo è proprio la formazione in musicoterapia, nel senso che lo studio di questa disciplina
è in gran parte basato proprio sulla capacità di comprendere che cosa può servire a quella persona in quel momento per aiutarla in quello specifico obiettivo di lavoro. Quindi tanto più riusciamo ad essere pertinenti, ed è la formazione che ci aiuta a scegliere proprio questo tipo di stimolo, quindi un utilizzo estremamente funzionale della musica che mette le sue potenzialità all'interno di un contesto non puramente estetico o culturale come solitamente accade, ma all'interno di un processo curativo, e quindi quali suoni scegliere, quali brani scegliere, quali stimoli sono più appropriati è proprio quello che noi cerchiamo di studiare attraverso il percorso formativo che aiuta il musicoterapeuta a focalizzare l'attenzione su un utilizzo mirato e specifico del suono e della musica. Rispetto alla musica ambientale e quindi a come il suono possa essere importante anche in questo senso, alcuni anni fa abbiamo fatto un progetto che io avevo chiamato di ecologia sonora, e poi avevo scritto anche un paper su quello che può essere l'utilizzo della musica all'interno di un ospedale. Lì le potenzialità sono veramente enormi. Il sogno potrebbe essere quello di realizzare un ospedale all'interno del quale non solo esiste la musica, perché quello è facile, mettere musica all'interno di un ospedale non è una cosa complicata, ma poter arrivare a scegliere quale musica per quale situazione, con uno studio dell'ambiente e delle situazioni che si creano all'interno dell'ospedale, e quindi creare un ospedale musicale, penso che sarebbe davvero una operazione molto stimolante, interessante, possibile e perché no anche utile e innovativa per le persone che poi ne fruirebbero a tutti i livelli, proprio andando a individuare spazi, modi, contenuti musicali, e questo credo che sarebbe veramente di grande aiuto e di grande supporto a tutti, credo indirettamente anche ai parenti, ai visitatori, agli operatori sanitari. Ci sono potenzialità veramente enormi da questo punto di vista. Sì, posso commentare anch'io un aspetto che il professor Garbutti ha sottolineato, quello del rumore. Noi abbiamo bisogno di più musica e meno rumore negli ospedali. C'è una linea guida dell'OMS secondo la quale non si dovrebbero superare 40 decibel in un ambiente sanitario. Ecco, hanno fatto delle misurazioni ripetute in molti ospedali nel mondo, e normalmente il livello di 60-65 decibel, anche nelle terapie intensive neonatali. E quindi questo è un grosso problema per cui gli amministratori, i direttori generali dovrebbero riflettere e cercare di migliorare questa situazione, perché crea sicuramente un disturbo. Non so se volete commentare gli aspetti negativi di un inquinamento sonoro non musicale. La mia tesi in comunicazione musicale era sull'inquinamento musicale, quindi mi sento coinvolto. Un ricordo che ho è proprio questo, cioè che rispetto a uno stimolo impulsivo forte, come può essere un colpo, che chiaramente ha un livello di dB altissimo, è molto più dannoso anche un'esposizione continua a uno stimolo di bassa intensità. Quindi 60 dB o 80 dB, si faceva l'esempio di un ufficio esposto al traffico, prolungato però nel tempo, quindi in anni, questo può creare comunque un danno a livello di innalzamento della soglia di sensibilità, quindi quello sicuramente è un aspetto da attenzionare. In un ambito come quello di un ospedale penso ancora di più. Non so se lì la musica possa intervenire come effetto mascheramento, ci sono anche lì degli studi per arrivare anche, avevo letto delle cose in terapia intensiva si usava il concetto di mascheramento, quindi andando a inibire alcune frequenze che potevano essere fastidiose o comunque i CPAP o comunque quindi questo aspetto qua è sicuramente studiato ma forse poco applicato.
Nell'ambito invece di qual è lo stimolo che funziona meglio, mi veniva da sorridere perché quella persona che avete visto camminare con quella musica che era Bach, no? Con la fisioterapista avevamo fatto un tentativo perché a quella persona piaceva Elvis Presley, ma Elvis Presley non ha funzionato per nulla, perché la caratteristica musicale è chiaramente ritmico, è chiaramente bello, è chiaramente piacevole e coinvolgente, ma l'accento spostato rispetto all'1 sul 2, no? Come nella musica up, non riusciva a capire dove appoggiare il piede rispetto a dove no. Oppure un'altra cosa che mi era successa è sempre con una, diciamo, sonorità di quel tipo lì, era di una persona che ballava e quindi a lei veniva automatico fare un passo che non era quello del cammino ma quello simil danza, e quindi lì bisogna stare, come dicevi giustamente tu, attenti a dov'è l'adeguatezza, l'appropriatezza, la funzionalità dello stimolo, rispetto però avendo sempre il focus sul motorio, che è il nostro obiettivo, la riabilitazione di quel tipo di funzione. Per aggiungere un'ultimissima considerazione, poi ovviamente si agganciano le idee, è molto importante fare una valutazione a priori proprio pensando che non tutto vada bene per tutti e che quindi non necessariamente sia appropriato un certo tipo di intervento anche musicale, quindi l'idea che per esempio una persona possa anche non sottoporsi ad un intervento musicoterapico, magari in alcuni momenti, se non sempre, è certamente da prendere in considerazione. Posso? Certo. Ma c'è un altro aspetto che mi incuriosisce, quello della dipendenza di quello che ottenete come beneficio dal terapeuta, perché è lì, almeno nelle immagini che ci avete fatto vedere, e sembra essere un elemento fondamentale di quello che si scatena come reazione. E il beneficio poi persiste, nel senso che c'è anche una componente di, non dico di educazione, ma di qualcosa che resta nella persona, nel paziente, o è completamente dipendente da questa manipolazione che in qualche modo è portata da chi lo fa, da chi propone l'intervento? Sicuramente il tema della generalizzazione del risultato è molto importante, esiste ed è abbastanza documentato in rapporto naturalmente al livello di compromissione della persona, se parliamo di risultato clinico, e se invece parliamo di componente relazionale, è chiaro che dobbiamo essere attenti a creare una relazione, ma anche a pensare che come ogni terapia c'è un inizio e c'è una conclusione di quello che si fa, quindi questo può essere un aspetto da considerare e che va preparato nel tempo. Posso ancora una piccola cosa, perché l'investimento dietro a questo è, prima di tutto il potenziale beneficio, i campi di applicazione, così anche per qualcuno che è semplicemente uno spettatore sembrano infiniti, ma anche l'investimento sembra essere molto grande per ottenere un risultato. E lì quanto è applicato questo? Non dico qui da noi in Ticino, ma nella tua regione, quanto si riesce a raggiungere di quello che si potrebbe raggiungere con un approccio di questo tipo, nella vostra esperienza? Beh, tu hai dati alla mano, però l'ambito in cui lavoro è ridottissimo rispetto a quello che si potrebbe fare. Penso una cosa che mi sta a cuore, chiaramente la riabilitazione neuromotoria. Quello che avete visto sono degli esempi fatti in un brevissimo tempo e anche a livello di stimolazione, come dire, a livello di minuti. Quindi se voi avete visto un effetto, un potenziale già da questi piccolissimi frammenti, significa che strutturando, ad esempio, una coesistenza di diverse figure riabilitative in cui c'è anche il musicoterapeuta, sicuramente si può
come dire, dare senso a quello che poi dice anche la letteratura, no? A quello che poi si vede nell'esperienza quando c'è, e quindi chiaramente la ricaduta poi è sui rispettivi percorsi riabilitativi dei pazienti. Quindi in questo senso, come l'inquinamento musicale, sarebbe da incentivare, sì sì. Grazie mille. Allora, se il professor Garbuti mi consente, volevo aprire anche la possibilità di fare domande. Prego Giovanni. Il microfono. Io ho due brevi domande, cioè una è una constatazione: immagino che gli endpoint che usate per valutare il successo della musicoterapia siano gli stessi che usano i neurologi per valutare l'efficacia del loro trattamento. Ecco, la seconda domanda è penso un po' più intrigante anche per voi. Voi avete l'impressione che i responders, quelli che rispondono molto bene, sono persone che già prima erano abituate ad ascoltare musica, o questa musica terapia può valere per tutti, anche per chi prima non era mai esposto o non si esponeva volontariamente alla musica? Allora, rispetto alla prima domanda, sì, diciamo che le misure di outcomes che utilizziamo sono fondamentalmente le stesse, eccetto nel caso in cui siamo chiamati a valutare la specificità di quello che accade dentro la seduta, e quindi concentrandoci di più su aspetti propri del set musicoterapeutico, così come anche gli scopi sono condivisi, e quindi in un progetto c'è questa condivisione. Rispetto all'altra domanda, direi che l'impatto non è molto influenzato dalla predisposizione della persona all'utilizzo della musica, anzi direi che per certi aspetti un certo analfabetismo musicale lascia molto più libera la persona di esprimersi e di comportarsi naturalmente all'interno di un setting che non è molto convenzionale anche rispetto alla musica intesa come siamo soliti intenderla, perché il richiamo alla componente culturale ci allontana un po' da quello che è la seduta di musicoterapia e lo scopo della seduta di musicoterapia. Altre domande dal pubblico? Dalla sala, prego. È possibile pensare a degli esperimenti come avete fatto a livello collettivo, cioè con più malati che possano anche identificarsi con gli altri o vedere quello che fa uno, seguire l'esempio? O è proprio sempre solo un approccio uno a uno? No, esistono anche, diciamo così, delle sedute di piccolo gruppo. Per quanto ci riguarda, diciamo, i numeri sono bassi, per incentivare appunto quello che diceva lei, la possibilità di ampliare la relazione uno a uno anche in un contesto piccolo gruppo di 3-4 persone. Su numeri più grandi non so se aveva in mente qualche setting particolare, però avevo visto delle cose legate alla riabilitazione proprio nella sclerosi multipla. Era quell'esempio in cui c'era proprio un'attività di gruppo, di grande gruppo, in cui quello che si vedeva dall'esterno era sostanzialmente un'attività motorio-musicale. Ecco, poi i principi sono tutti quelli che abbiamo illustrato, però quello che si vedeva era quello. Dal punto di vista relazionale, secondo me il piccolo gruppo ha la sua efficacia, ma non più di appunto quel numero di persone. Non so. Sì, credo che questo discorso si possa fare in modo inversamente proporzionale alla gravità, quindi la seduta individuale è tanto più importante e auspicabile, tanto più la gravità aumenta, insomma. Ecco, credo che poi il concetto di base sia questo, perché come ogni intervento richiede una specificità, come ogni intervento terapeutico e riabilitativo richiede una specificità che più difficilmente riusciamo ad avere all'interno di un piccolo gruppo, proprio per l'eterogeneità di gravità, di livelli di malattie, eccetera. C'era un'altra domanda qui. Un'altra domanda? Buonasera. Noi abbiamo capito bene che la musica può avere un grande effetto terapeutico, ma io vorrei chiedere se si sa
se la musica può avere anche un effetto profilattico per qualche malattia, tipo per prevenzione. È una domanda molto complessa. Diciamo che non sono moltissimi gli studi che vanno in questa direzione e c'è comunque in atto un tentativo di studiare anche il rapporto tra musica e sistema immunologico e ci sono alcune indicazioni che depongono a favore di questa possibilità e di questa ipotesi. Non credo che ci sia ancora una letteratura però così consistente da questo punto di vista. Sì, il limite, questo è molto interessante, però il limite è fare gli studi randomizzati di questo tipo, è molto difficile. Ci sono degli studi osservazionali importanti, ad esempio Daisy Fancourt, che è l'autrice del rapporto OMS uscito nel 2019, che raccoglie tutto, diciamo, il patrimonio di studi sull'arte e salute e malattie. Ha fatto uno studio nelle donne in gravidanza di ascolto musicale suggerito in un certo modo per la prevenzione della depressione postpartum, ottenendo dei risultati molto importanti. Quindi c'è sicuramente la possibilità di indicare l'utilizzo soprattutto dell'ascolto musicale per la prevenzione di alcuni disturbi, però è un'area che va sviluppata. Bene, se professor Gabutti l'ultima domanda. Posso? Siamo quasi al termine dello spazio. Sì, ma mi piacerebbe sentire il futuro, cioè ci hai fatto vedere tutto quello che avete fatto e c'è qualche cosa di così che ti fa particolarmente sognare che volete fare e che non avete ancora iniziato? Il futuro intanto è legato al riconoscimento di questa disciplina e al suo sviluppo anche dal punto di vista divulgativo culturale. Credo che sia veramente necessario aumentare i contatti tra discipline e tra professionisti di queste discipline con veramente una possibilità molto ampia di sviluppare tutto ciò che è l'aspetto musicoterapeutico in senso stretto, ma anche tutto l'aspetto musicale e quindi un'apertura a 360 gradi, con l'implementazione di tecnologia sicuramente che nel futuro aiuterà anche a una maggiore possibilità applicativa e quindi pensando che ci possa essere un utilizzo sempre più ampio e sempre più esteso della musica anche attraverso supporti e sussidi che sino a questo momento hanno avuto uno sviluppo molto limitato. Però il primo passaggio è entrare nell'ambito della cura pienamente. Ci sono veramente moltissime esperienze, moltissima letteratura, però manca ancora un po' la formalizzazione di questi interventi e il loro riconoscimento nell'ambito clinico. E credo che questo tipo di proposta possa veramente contribuire a questo e sia molto utile per questo. Ottimo, grazie mille. Bene, allora direi che con questo possiamo chiudere l'appuntamento di stasera. Ringrazio gli speaker, ringrazio il professor Gabutti come discussant per le interessanti domande. Vi do l'appuntamento al prossimo lunedì, sarà l'ultimo appuntamento di questo corso, ma sarà un appuntamento davvero imperdibile perché avremo con noi uno scienziato di fama veramente mondiale che è Steve Meaten, che viene da Reading, in Regno Unito, che ci parlerà dell'importanza della musica per la coesione sociale. Lui è un archeologo, antropologo, paleontologo, non so come si può già dire, ma uno scienziato ha molte sfaccettature e ci aiuterà a rispondere a queste domande: se è nata prima la musica o la musicalità o il linguaggio nella specie umana, e in che modo la musicalità in relazione col linguaggio e con la nostra storia evolutiva, e perché in tutte le culture le persone cantano e suonano strumenti. Ci siamo magari qualche volta chiesto, cioè l'universalità della musica nell'evoluzione della specie umana.
Con questo allora vi saluto, grazie dell'attenzione e ci vediamo presto, il lunedì prossimo.